Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come sapete cerco sempre di portare contenuti nuovi, contenuti diversi e come sapete siamo arrivati alla fine di questa stagione nazionale 2022. Infatti qualche settimana fa abbiamo fatto l'ultima prova di campionato nazionale. Avete il report su questo canale e ovviamente vi metto un link in alto a destra per chi non l'avesse visto e lo volesse vedere. E cosa ho pensato di fare? Per portare un contenuto diverso rispetto a quelli che porto solitamente, ho deciso di provare a fare delle pagelle di tutti i top 10 della categoria Pro. Ci ho messo tutto me stesso, ho cercato di essere più imparziale possibile, ma ovviamente, come ripeto sempre, queste sono le mie opinioni. Non è legge, è soltanto un mio modo di vedere le cose. Se questo video vi piace e volete che faccia anche le pagelle per i top 10 della categoria Sport, dovete impegnarvi un po'. Se questo video arriverà infatti a 250 mi piace, pubblicherò lo stesso video fatto per la top 10 della categoria Sport. Gustatevi le mie personali pagelle. Posizione 1, Davide Ongaro, voto 10. E che gli vuoi dire? Mattatore indiscusso di tutto il campionato nazionale. 2 TQ e 3 vittorie. Dopo il 12° posto del 2021 a causa di una rottura dove il campionato era in prova unica, quest'anno è tornato ad essere il protagonista portando a casa l'10° titolo nazionale. Da ormai qualche anno è l'uomo da battere, ma non solo in Italia, ovunque si vede il suo nome nella lista iscritti. Mattatore. Secondo classificato, Mattia Polito, voto 9. Era il campione in carica del 2021 e non era affatto semplice confermarsi, ma ci è riuscito. Unico, oltre a Davide Ongaro, ad andare sempre sul podio a tutte e 3 le gare del campionato. Si prende 2 secondi posti alla prima e all'ultima prova e un terzo posto alla seconda prova. È stato anche l'unico a riuscire a rubare una TQ a Davide Ongaro. Il ragazzo è in crescita costante e continuerà sicuramente ad essere un protagonista nelle prossime stagioni. Lottatore. Terza posizione, Riccardo Berton, voto 7. Lo scorso anno aveva chiuso in quinta posizione, quest'anno invece riesce a portarsi a casa la top 3. Quarto posto alla prima prova, secondo posto alla seconda prova a Balocco e decisamente un filo sottotono nell'ultima prova al River Park. È costantemente impegnato nello sviluppo della piattaforma Infinity, che però sembra essere quasi ultimata e pronta al lancio. Non è sicuramente semplice riuscire a portare avanti lo sviluppo di un'auto in gara, ma Ricky è sempre attivamente coinvolto e riesce sempre a sbrogliare la matassa. Ed instancabilmente lavora duro per arrivare al suo obiettivo. Lavoratore. Quarta posizione, Leonardo Valente, voto 8. L'Italian Style veniva da una terza posizione assoluta nel 2021 e quest'anno in questo campionato nazionale senza gara di scarto è arrivato a soli 7 punti dal ripetersi. Sembra paradossale, ma se mi fosse rimasto dietro all'ultima prova e avesse preso il quinto posto, a quest'ora avrebbe chiuso in terza posizione assoluta il suo campionato nazionale superando Ricky Berton. Sicuramente è sempre troppo semplice fare questi discorsi con il senno di poi, ma il post gara e le analisi di rito sono il sale delle competizioni. Gli ho dato 8 perché non è un professionista a tempo pieno come Ongaro e Berton, quindi il suo risultato assume una rilevanza maggiore. Rilevante. Quinta posizione, Andrea Trevisan, voto 7,5.
quarto in qualifica e quinto in finale alla prima prova, quinto in qualifica e sesto in finale alla seconda prova, all'ultima gara invece qualifica in sordina, P7 al termine delle prove, ma quarto al termine della gara, aiutato anche dalla confusione dei piloti che lo precedevano. Riesce a portarsi a casa il sesto posto assoluto, migliorando il suo settimo posto della stagione 2021. Autore anche di una stagione internazionale spettacolare, lo ritengo uno dei piloti più promettenti del field. Astuto. Sesto classificato, Giuseppe Tescione, voto 7, decimo nella prima tappa, quinto nella seconda tappa e ottavo nella terza tappa, dove autore di ottime qualifiche si perde poi nella fase lunga. Ho messo 7 perché ha fatto lo stesso identico risultato del 2021, ma secondo la mia opinione potrebbe lottare per posizioni più ambite. Non fa il pilota a tempo pieno, ma è sempre sul pezzo, lavorando per un'azienda di produzione nel settore modellismo. Ha un pacchetto di tutto rispetto e credo che nel 2023 possa fare molto meglio. Lineare. Posizione 7, Dario Gabrielli, voto 8,5. Nono nel 2021, quest'anno migliora di 2 posizioni in classifica generale, mettendo a segno la sua migliore stagione di sempre nella Expert Class. Era partito in sordina con 2 piazzamenti fuori dalla finale, ma nell'ultima si è visto un pilota trasformato. Complice forse anche la maggiore conoscenza del tracciato, riesce a prendere addirittura il primo podio della sua carriera nella massima categoria. Credo che abbia delle potenzialità tutte da scoprire e che il suo vero valore non si sia ancora visto al 100%. Gladiatore. Posizione 8, Fabrizio Teghesi, voto 7. Chiudo nella stessa posizione del 2021 e già questo potrebbe essere un successo. Sono stato basso con il voto, ma credo di poter giudicare meglio di chiunque altro la mia stagione. Sono stato protagonista di test veramente oltre ogni mia aspettativa, sia a Pietrasanta che a Balocco, dove ho veramente fatto vedere un potenziale inaspettato da tutti, onestamente anche dal sottoscritto, ma non sono neanche lontanamente riuscito ad essere competitivo in gara quanto nei test. Avevo inaspettatamente delle prospettive veramente importanti per questa stagione, che poi si è risolta con un buon piazzamento, ma non quello che mi sarei aspettato dopo i test. C'è da dire che a Pietrasanta ho fatto tutti i test a pista umida e alla gara di campionato abbiamo trovato pista asciutta con grip e con le creste. A Balocco avevo fatto i test su un grip altissimo e alla gara di campionato nazionale abbiamo trovato l'acqua, quindi con condizioni diverse non sono stato bravo a riadattare il setup della mia Kyosho. Buona prestazione all'ultima gara, dove risollevo le sorti del mio campionato. Sognatore. Posizione 9, Riccardo Masaggia, voto 7+. Questo ragazzo ha avuto una crescita imbarazzante nel corso dell'ultimo anno. Ha chiuso soltanto una posizione più avanti rispetto al 2021, ma in pista è un avversario sempre più ostico. È anche il più giovane nella top 10, quindi attendiamo la prossima stagione per vederlo protagonista. Non ha fatto il passaggio in F1 quando ancora esistevano le 3 categorie, quindi probabilmente sta pagando anche lo scotto di essere passato direttamente in categoria Expert. È stato affetto anche da qualche problemino durante le finali di qualche gara e questo lo ha sicuramente penalizzato. Si toglierà sicuramente grandissime soddisfazioni se continuerà con questo impegno e con questa dedizione in questo hobby sport. Promessa. Posizione 10, Alessandro Stocco, voto 7,5. È da anni ormai un grandissimo pilota. Si era fermato per un periodo relativamente lungo per poi ritornare e contro ogni aspettativa già nella sua prima stagione ufficiale riesce a centrare 2 finali su 3, dimostrando di avere acquisito nuovamente un livello del tutto formidabile. Non facciamo dietrologie, con il livello attuale se ti fermi un anno sei perduto. Basta forse anche meno per non riuscire a essere più al passo coi tempi, e Ale si è fermato per molto di più. Ed è tornato competitivo tanto da riuscire a essere in top 10 nell'anno del suo rientro. Non è sicuramente cosa da tutti. Sono curioso di vedere di cosa sarà capace nella stagione 2023. Redivivo.
nella NBA prima, copiato poi da tutte le categorie. Ogni anno c'è il premio ROTY, scritto ROTY, Rookie of the Year. Il nuovo arrivato più performante del 2022 nella categoria Buggy Nitro è sicuramente Gabriel Astorino, che riesce a chiudere l'intero campionato in 11ª posizione, appena fuori dalla top 10, e udite udite, direttamente dalla F2. Era infatti il campione nazionale in carica del 2021 nella categoria F2 ed avrebbe potuto correre da sicuro protagonista alla categoria Sport. Invece ha deciso di tuffarsi nella Expert e per poco non prende la top 10. Bravissimo, voto 9,5. Spavaldo.